oscurata, quindi non più accessibile, sta passando un'ambulanza. Ciao amici di Addicted2Games e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Michele ed oggi siamo qui per parlare nuovamente di Gearbest. Vi avevo promesso che vi avrei aggiornato su questa situazione ed oggi ho importanti novità per voi. Per i pochi che ancora non sanno cosa sia successo nei giorni scorsi, vi rimando al mio video precedente che vi linko nelle schede qui in alto. Ricapitolando tutta questa soap opera in poche parole, Gearbest una decina di giorni fa circa è stata oscurata, quindi non più accessibile, sta passando un'ambulanza. Dicevo, Gearbest una decina di giorni fa è stata oscurata dall'Agenzia Italiana Dogane e Monopoli e quindi non risultava più accessibile da nessun browser italiano se non tramite dei proxy VPN, insomma un mezzo casino, perché a detta dell'Agenzia Italiana delle Dogane e dei Monopoli Gearbest avrebbe venduto su suolo italiano senza le dovute autorizzazioni delle sostanze illegali. Si parla di 4-5 prodotti sui milioni di prodotti che vende Gearbest a catalogo, ma vabbè, a base di nicotina, roba per lo svapo, che io non tratto perché non mi interessa, non ho mai fumato e non fumate ragazzi, mi raccomando. Vabbè, dopo questa parentesi, questi prodotti non erano ammessi in Italia perché a base di nicotina e c'è una sentenza, una legge da qualche parte che proibisce agli store stranieri di importare in Italia sostanze per lo svapo senza 1000 permessi, lo sapete, solite barzellette italiane. Eravate tutti molto preoccupati perché ovviamente Gearbest è uno degli store italiani più utilizzati, più visitati, credo il quarto o quinto in classifica, quindi comprate davvero tanto, avevate paura per i vostri ordini, avevate paura di non poter più comprare, ma state tranquilli. Gearbest infatti dopo appena poche ore da questo casino ha inviato in Italia i suoi avvocati, i suoi legali per risolvere la situazione e ci sono riusciti ragazzi, hanno risolto la situazione e ora Gearbest è accessibile da qualsiasi browser internet italiano. Sono davvero felice che lo store cinese sia riuscito a far valere i suoi diritti in così poco tempo, non riesco nemmeno a spiegarmi come abbia fatto, però è stato un casino tutto italiano in quanto Gearbest ha dimostrato che quei prodotti citati dall'Agenzia Dogane e Monopoli non venivano realmente inviati in Italia, erano infatti disponibili sullo store, erano acquistabili da altri paesi ma non in Italia dove è appunto illegale, vietato insomma. E sotto questo aspetto devo dire che Gearbest è uno degli store che lavora meglio nella legalità, quindi un plauso a Gearbest. Ed è riuscita a risolvere la situazione senza creare altri domini oppure con proxy VPN vari. Infatti se andate sul sito dell'Agenzia Dogane e Monopoli italiana e andate a visualizzare l'elenco dei siti oscurati, vedrete che Gearbest non è più presente in questo elenco, quindi missione compiuta. Sarebbe stato quindi davvero scandaloso che per una svista italiana a rimetterci saremmo stati così tanti. Io penso che dietro a queste segnalazioni ci sia stato qualche altro negozio store italiano che mal digeriva la concorrenza di Gearbest, ma questo è un mio pensiero e forse non sapremo mai la verità. E mentre qui sotto c'è un vero casino, posso tranquillamente rassicurarvi, continuate a comprare su Gearbest senza problemi, risparmiate. Vi ricordo di entrare su Telegram, link qui sotto in descrizione, dove ogni giorno pubblico tantissime offerte, coupon per risparmiare ancora di più grazie a Gearbest e anche grazie ad Amazon. Entrate numerosi, fatemi sapere ora voi cosa ne pensate di questa situazione totalmente made in Italy che si è venuta a creare. Purtroppo siamo famosi per questo, lasciando un bel commento qui sotto. Inoltre se volete supportarmi non fate mancare anche un bel like, una condivisione e iscrivetevi qui su Addicted2Games se non l'avete già fatto. Questo è davvero tutto, sono contento che la situazione si sia risolta nel migliore dei modi per noi acquirenti, consumatori insomma. Mi dispiace solo che Gearbest abbia sprecato così tanto tempo, risorse e denaro per risolvere un casino creato da qualche incompetente italiano. Alla prossima, ciao ragazzi!